Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di giugno 2026. Ok, abbiamo la carta dell'eremita. Amici dell'Acquario, scusate, non resisto, devo vedere quali sono cadute. Il mago e il papa. Mm. Sembra quasi un percorso iniziatico. Di solito quando c'è l'eremita è un momento di riflessione, un momento anche di isolamento volontario per qualcuno. È come se steste cercando il vostro scopo di vita, il vostro nuovo obiettivo. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Le letture sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata mi può contattare via mail, e sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati dove c'è il percorso di crescita. Poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio e alle tarot pratiche del 6 giugno. È tutto sotto comunque. Bene. Partiamo con un fante di spade, un 2 di coppe, il papa, che aveva già fatto capolino in quelle due carte che erano uscite, abbiamo un re di coppe, un 5 di spade, re di pentacoli, re di bastoni. Ragazzi, avete un sacco di re. E appeso. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante, ma tenete presente che potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere lavoro, denaro, amore, eccetera. Dunque, partiamo con questo fante di spade. In questo mazzo particolarmente dà l'idea di osservare qualcuno o qualcosa. Asso di spade, e imperatrice. Allora, potrebbe essere una persona che state, diciamo, tenendo d'occhio da lontano o con la quale potreste magari già avere come un tema aperto, una chiacchiera, un discorso. Per qualcuno potrebbe essere una questione tra genitori e figli. Però con questo asso di spade potrebbe esserci una presa di consapevolezza, un momento di chiarezza mentale dovuto proprio anche a questo fante di spade, che è colui che osserva, che tiene d'occhio gli sviluppi della situazione, i dettagli, è un po' il monitorare qualche cosa e potrebbe effettivamente farvi rendere conto, mi viene da dire, di questa imperatrice, che per qualcuno può anche far riferimento a una questione di tipo romantica. Prendetela come più vi risuoni. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Cavaliere di spade, carro e fante di bastoni. Allora, vi dirò che con questo 2 di coppe potreste incontrare questa imperatrice. Qui potrebbe anche esserci un invito, per esempio un qualche tipo di messaggio che potreste inviare o ricevere. Ed effettivamente con questo 2 di coppe c'è un incontro o si trova un punto di incontro con questa persona. Io penso che sia più la prima, perché poi in realtà avete un carro al contrario, quindi può essere che
ci siano come dei temi su cui sì, si avanzi e altri temi invece dove non si è ancora effettuata una scelta, non si è presa una decisione. Andiamo a vedere il Papa perché qualcosa mi dice che se prima con questo carro non sapete bene da che parte andare, probabilmente con questo Papa potrebbe arrivare come una guida, un maestro o un contratto, ragazzi. Mi viene da dire con il Papa e il 10 di coppe. 10 di coppe, cavaliere di bastoni e 4 di bastoni. Acquario, c'è come un qualche tipo di ufficializzazione, come vi dicevo prima, di riunione familiare. Se per esempio un po' che siete in una relazione, questo potrebbe essere proprio il momento giusto di presentare questa persona alla famiglia. Mm. Andiamo a vedere il re di coppe. Può anche essere se fosse per esempio una situazione lavorativa per voi, ho come l'idea che si potrebbe ufficializzare il fatto di, per esempio, iniziare a lavorare in una grande azienda o fare qualche grosso contratto con qualche cliente importante, come l'ufficializzazione o di un gruppo o davanti ad un gruppo e questo porta a questo 4 di bastoni, quindi la stabilità, la grinta di questo cavaliere di bastoni. Già qui c'era un fante. 9 di pentacoli. E regina di spade. Sento che qualcuno non deve mettere il becco in qualche cosa. Mi richiama un po', questa regina di spade al contrario, mi richiama un po' l'energia del carro al contrario. Credo che ci sia come da fare chiarezza, ma effettivamente qui avete l'eremita e alla fine del periodo arriva giustamente poi l'appeso, ma adesso ci arriviamo. Io ho come l'idea che potreste dedicarvi molto a una parte sola di questa situazione o di questa relazione, proprio perché l'altra parte, sappiamo sempre che c'è una parte emotiva e una parte mentale, no? E volendo anche una parte pratica. Ehm, ed è come se ci fosse un tema che state trattando particolarmente e ce ne fosse un altro invece che fosse carente e ad un certo punto questo si fa sentire perché potrebbero esserci con questo 5 di spade delle divergenze, dei amanti e re di pentacoli. Questione di orgoglio io sento. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Cavaliere di pentacoli e giudizio. Asso di spade, giudizio. Arriva come qualche tipo di ottima notizia, secondo me. C'è come una concretizzazione, comunque. Il giudizio mi fa anche un po' pensare che ci possa essere questa, sì, questa presa di consapevolezza, perché poi con il re di bastoni è come se il re di bastoni è un'energia che interviene e fa i cambi necessari per mantenere la stabilità che arriverete a raggiungere con il 4 di bastoni. Ok, questi due sono un po' più statici, se vogliamo dire, però questo è un po' più dinamico effettivamente. Andiamo a vederlo. Quindi io sento che in qualche modo cercherete di capire dove si può lavorare ancora per risolvere queste questioni del 5 di spade, per riportare l'equilibrio, la stabilità, la serenità, sento. Imperatore e forza, quindi ragazzi arriva proprio la grinta per
regolarizzare le cose. Se prima con la regina di spade al contrario c'era questa confusione mentale, questa troppa flessibilità, con il carro al contrario non si sa bene che strada prendere o che indirizzo dare alla situazione o alla relazione, sento che verso metà mese c'è come questa costruzione, se vogliamo, questa voglia di intervenire, questa voglia di stabilizzare le cose, di solidificare le cose. Vi dirò che per qualcuno è una questione tra genitori e figli. Andiamo a vedere l'appeso. 7 di pentacoli e eremita un'altra volta. Quindi se all'inizio del periodo si raccolgono dati, si cerca perlomeno all'inizio un punto di incontro, può anche essere un punto di ufficializzazione, un contratto che sia scusate, che sia funzionale per le due parti. Verso questa zona della lettura sento un po' come se dovesse esserci qualche dubbio sulla propria autonomia, sull'autosufficienza, sulla stabilità della situazione, di questo contratto, sulla durevolezza anche di questo contratto. Per qualcuno è una questione di mantenere la propria indipendenza economica. Io qui vedo tanti soldi o comunque è tanto implicata la situazione lavorativa anche in questa lettura, e sento che sì, arriva come questa voglia di cambiare, di fare come delle modifiche secondo me per creare una nuova stabilità, per regolarizzare, ehm, per mantenere nel lungo periodo, sento con questo imperatore in realtà questa stabilità del 4 di bastoni, e qui c'è come un momento di raccoglimento, di pausa se vogliamo, per vedere se effettivamente queste modifiche che si sono fatte portano i loro frutti. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dai disoccupati. C'è qualcosa che si muove effettivamente, con questo asso di spade, abbiamo qui il giudizio e se guardo in questa linea abbiamo imperatore, imperatrice e papa. Quindi ragazzi, secondo me c'è anche probabilità di qualche contratto, magari non subito, può essere come dire 3 mesi più 3 mesi più 6 mesi o comunque come sono previsti dal contratto nazionale di lavoro, però c'è la prospettiva di qualche cosa di duraturo. Ehm, Sento per chi è proprio fermo da tanto che c'è bisogno di smuovere un po' l'energia, anche se fosse andare a fare lavori che non avete mai fatto o lavori ehm, che magari non sono tanto nella vostra vibrazione, cioè come da allargare un po' il raggio d'azione. Ehm, per le persone che sono occupate. Allora, io qua ho proprio la sensazione che vi dicano di confondervi con la tappezzeria in questo periodo, soprattutto se questo 2 di coppe e questa carta degli amanti e questo imperatore e imperatrice sono nel posto di lavoro. Quindi se per caso avete dei flirt nel posto di lavoro, qui le carte vi consigliano di confondervi con la tappezzeria, e anche per chi non avesse flirt, inciuci o cose strane, potrebbero esserci delle invidie, delle malelingue, cioè io ho come la sensazione che dobbiate veramente abbassare lo sguardo, farvi il vostro, e quando dovete andare a casa, andate a casa senza neanche ascoltare, cioè tappatevi proprio anche le orecchie, non state a sentire quello ha detto questo, ha fatto quell'altro. Low profile. Createvi il vostro piccolo angolo di paradiso al lavoro. E per chi invece fosse in un ambiente di lavoro idilliaco, insomma, ho come questa sensazione, potreste litigare con qualcuno, con il o la quale
alla fine vi renderete conto che non è poi così male quella persona, aveva i suoi punti, è una persona con la quale si può litigare in modo costruttivo. Sapete che ci sono delle persone che non sanno litigare, vero? Perché vi rispondono con delle cose che non c'entrano niente con quello di cui si sta parlando. Comunque, questa è una persona con la quale si può litigare e anche se non c'è uno sfondo romantico, sento che è come se si creasse una sorta di affinità, non lo so, è come se vi diventaste poi in realtà alleati a questa persona e per qualcuno potrebbe essere proprio un superiore. Per chi è autonomo. Sento che avete bisogno di stringere alleanze, ragazzi. Avete bisogno di parlare con gente, di conoscere clienti nuovi, fornitori nuovi, spunti di ispirazione nuova. Avete bisogno di fare pubblicità, di imparare nuove skills, come si dice adesso, nuove doti. Mi fa ridere perché... No, vabbè, non commento. Ehm, avete come bisogno di implementare le vostre risorse e sento che verso la fine del periodo probabilmente anche voi avrete come iniziato a lanciare certi cambi con questo re di bastoni e sarete in fase di osservazione o di continua riflessione per vedere dove effettivamente o che cos'altro si può cambiare. Arriviamo al tema economico che ragazzi, vi dico, sto mese va a gonfie vele. Vedo soldi da tutte le parti, guadagni, stabilità economica, per i nuovi progetti va alla grande. Cioè, potrebbero arrivare dei soldi che avevate, diciamo, per i quali avevate perso le speranze di recuperare, quindi se avevate prestato dei soldi, se vi dovevano rimborsare dei soldi. Sento che effettivamente in questo periodo potrebbero arrivare. Quindi devo dire che la parte economica è molto molto è benedetta in questo periodo. Parliamo di relazioni. Allora, parlando di relazioni familiari, vi dicevo prima che potrebbe esserci un tema tra genitori e figli o per qualcuno c'è come qualche festa o qualche cosa da festeggiare per il figlio, potrebbero essere delle comunioni, dei battesimi, un matrimonio, la fine della laurea. Ci sono come dei motivi di orgoglio da festeggiare in famiglia, sento. E potrebbe anche esserci l'ingresso di una nuova persona in famiglia. Non intendo come bambini, intendo una nuova persona, magari un nuovo fidanzato, una nuova fidanzata, un amico, un'amica, perché questo ce l'ho abbastanza chiaro in questo periodo. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, se siete single, ragazzi, secondo me con questo 2 di coppe a inizio periodo c'è un bellissimo incontro. Allora, qui si tratta di due cose: o avete adocchiato qualcuno da lontano, con questo fante di spade, oppure è un po' che state tenendo d'occhio qualcuno e ad un certo punto, con l'asso di spade, vi decidete a fare una comunicazione, a mandare un messaggio, a fare un primo passo. Io poi ho l'idea che sì, possa esserci questo incontro, possa esserci anche divertimento, comunque ve la spassate, sento che ci sono vari punti in comune, ma con questo carro al contrario è come se non si fosse o se non si riuscisse in questo periodo a dare una direzione alla relazione. Ho come l'idea che potrebbero esserci dei punti di divergenza
A livello più che tutto di ideologie, secondo me, perché poi a livello pratico io vi vedo abbastanza affiatati, vi piacciono le stesse cose, potreste essere due persone che danno entrambe allo stesso modo, quindi c'è un buon potenziale di scambio. Sento che qualche cosa di concreto ha un buon potenziale effettivamente di svilupparsi. Io ho come la sensazione, perché anche qui abbiamo il Papa e l'eremita c'è due volte, che sia come un momento di maestria, dove con la carta dell'appeso io sento che questa persona che andrete a conoscere, adesso io sto parlando delle relazioni e dei single, però può riguardare questo messaggio un po' tutte le relazioni, però ho come l'idea che iniziate a vedere le cose, la situazione o la relazione da un'altra prospettiva e qui interviene come la saggezza che può insegnare questo eremita. Io credo che possiate, come dire, vedere questo momento o questa persona o questo momento di conoscenza, se vogliamo, come un momento da cui imparare. O può essere l'altra persona che magari può imparare da voi, però siete voi che cambiate punto di vista con questo appeso. C'è comunque un fermo, se vogliamo, verso la metà del mese, perché sia l'appeso che sette di coppe sono carte di stand-by. Fatemi sapere poi come evolve. E per chi fosse in una relazione, allora devo dire che sento che qualcuno sta tenendo un po' sotto controllo l'altro, non tanto in senso negativo, secondo me, è più in senso protettivo. Un po' per proteggere se stesso o se stessa e un po' per proteggere magari la relazione, no? Magari sono quelle persone che si esce in gruppo, si va a ballare o si va, non so, da qualche parte e la persona da lontano vi tiene d'occhio e cerca di capire magari come vi muovete o cose per lo stile. Ehm, Però ho come la sensazione che qualcuno potrebbe proprio tenervi d'occhio anche sui social. In realtà è un buon momento, è un buon periodo. Adesso dipendendo se la frequentazione è fresca oppure è già un po', come dire, vissuta, però c'è come una difficoltà a definire lo scopo della relazione, io qui sento. E per molte persone, soprattutto se vi vedete da un po', se vi frequentate da un po', in questo periodo ci può essere come il ti presento i miei amici o ti presento la mia famiglia o facciamo qualche cosa insieme tutti in gruppo. Cioè c'è come una inclusione o voi nel gruppo dell'altra persona o l'altra persona nel vostro gruppo ed è come per creare questa sensazione di, mi viene da dire completezza. Potrebbe essere stabilità, potrebbe essere appartenenza, anche se devo dire che io sento che voi ci tenete particolarmente alla vostra indipendenza in questo periodo o in questa relazione o comunque in generale nella vostra vita e dovrete capire bene come definire ed è anche per quello che avete il re di bastoni, perché certi cambi vanno fatti anche proprio per perseverare la vostra autonomia. E quindi sì, è come un ok, mi metto in pausa perché mi piace fin dove sta andando la relazione, come si sta evolvendo, tutto quello che stiamo vivendo insieme, però ho bisogno dei miei tempi di recupero, come questa sensazione. Se siete in una relazione difficile, clandestina, non etichettata, ma non etichettata c'è un po' perché abbiamo questo non sapere da che parte va la relazione. Devo dire che anche in questo caso vedo dei passi avanti, perlomeno l'intenzione di trovare dei punti di incontro c'è questa volontà di comunicare, anche se poi
Può essere che non vi capiate proprio così al volo, però comunque l'intenzione sento che c'è la voglia di costruire, ma ripeto, qui ognuno con i suoi tempi, eh. E sento che a metà mese può esserci proprio un momento di stop, un momento di ritirata. Non è un silenzio punitivo, è un silenzio riflessivo. Avete bisogno di prendere spazio e di prendere tempo per capire magari come riorganizzare le finanze, come riorganizzare il tempo, come riorganizzare gli spazi personali. Mi viene anche da dire gli spazi di studio con questo eremita. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol raccontare ancora. Schizofrenia e il coraggio. Mi richiama sempre questo carro al contrario, sembra quasi che non sappiate da che parte andare o quale sia la scelta giusta. Io credo che questa persona, per i single, ragazzi, vi dirò che potrebbe essere Ariete, Bilancia, Cancro, direi anche Gemelli. Leone o Toro. Sembra quasi che ci siano come i due lati, e qui lo rivediamo con questo carro al contrario. È come se questa persona non sapesse da che parte andare, cioè se lasciarne, o può anche essere che stia facendo come un passaggio da una parte all'altra, no? Non so se si vede. Da una parte è appena appena appoggiata con i piedi, mentre dall'altra si sta tenendo. Sembra quasi che non sappia se lasciarsi andare per aggrapparsi da questa parte. E qui abbiamo il coraggio, è come il coraggio di fare un passo, il coraggio di parlare, l'asso di spade, la spada in sé è anche quella che taglia, taglia dal vecchio, taglia i pensieri, taglia quello che non serve più. Probabilmente qui c'è come un taglio da dover effettuare per riuscire a dare una nuova direzione. Effettivamente siete come in working in progress, eh? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Essere imparziali. Carta numero 38. E mi richiama un po' la carta della schizofrenia, è sempre questa dualità. È per quello che probabilmente avete questo appeso alla fine della lettura, perché dovete vedere le cose anche da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione, dal punto di vista dell'altra persona. Dovete vedere l'altra faccia della medaglia. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o l'iscrizione al canale, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Se volete potete anche iniziare il percorso di crescita come autodidatti, vi basta abbonarvi al canale e in quella parte io tratto temi di metafisica, di metamedicina, parliamo di kundalini, di alto basso astrale, oltre a tutte le credenze limitanti divise per settore. Ultimamente ho anche aperto una nuova playlist sull'ermetismo, quindi è già materiale un po' più esoterico. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico, proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione, un percorso di crescita, chiamiamolo così. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!